Ciao a tutti e bentornati su Wikos, in particolare bentornati nella mia rubrica My Book List, la rubrica dove vi consiglio libri da leggere che mi sono piaciuti o che ho trovato particolarmente interessanti. Oggi vi parlo di Teddy di Jason Rekulak. Allora, Teddy è un horror thriller psicologico. L'incipit di questo libro sono molto semplici. Troviamo Mallory, una ragazza di 21 anni con un passato un po' burrascoso, lei infatti era una tossicodipendente, che si è appena riabilitata. Accetta quindi questo lavoro come babysitter in casa di una famiglia che all'apparenza sembra la famiglia perfetta, proprio la famiglia della Mulino Bianco, con due genitori fantastici e un bambino super educato, posato e obbediente. Man mano che entrerà in contatto con questa famiglia, i due genitori inizieranno a trattarla un po' come se fosse una loro figlia, tant'è che le offriranno anche di andare a vivere nella dépendance vicino alla loro villa. E Mallory accetta di buon grado, ovviamente, perché vuole fare un buon lavoro. Da qui in poi però inizieranno a succedere delle cose un po' strane. Teddy, il bambino, infatti, dice di avere questa amica immaginaria, una bambina che si chiama Anya. Con lei passa i pomeriggi, parlano, fanno tantissime attività e soprattutto disegnano. Man mano che andremo avanti nella storia però i disegni di Teddy inizieranno a diventare sempre più strani e Anya, che sarà protagonista di alcuni di questi disegni, diventerà sempre più inquietante e sempre più disperata. Sarà quindi a Mallory cercare di capire qual è il disagio di Teddy, cos'è questa cosa, questa entità che dice di essere Anya, e rimettere assieme i pezzi per capire che cosa sta succedendo a Teddy e che cosa sta succedendo in quella casa. La cosa molto interessante di questo romanzo è che gran parte dell'orrore e del thriller è rappresentata da disegni che troverete tra le pagine durante la lettura. Alcuni sono scarabocchi proprio di quelli che fa Teddy, proprio dei disegni del bambino, altri invece sono rappresentazioni un po' più angoscianti, ad esempio questa, che vi accompagneranno durante la lettura e che racchiuderanno gran parte del passato e di quello che è successo fino ad arrivare ai giorni della storia. Allora, la prima parte di questo romanzo è un po' lenta perché deve ingranare e dobbiamo arrivare a quando finalmente si svilupperanno le manifestazioni più inquietanti nei disegni di Teddy. Da quando iniziano a manifestarsi in poi procederà con un ritmo molto veloce, l'inquietudine salirà sempre di più fino ad arrivare a un finale che non delude e che secondo me prende anche un po' alla sprovvista. Di questo libro, tra l'altro, stanno sviluppando una serie per Netflix che credo si chiamerà sempre Teddy e manterrà un po' il mood originale di questo libro. Fatemi sapere se avete già letto questo libro, fatemi sapere se vi è piaciuto. Questo era l'ultimo episodio della mia rubrica, quindi abbiamo chiuso in bellezza. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i suoi canali, YouTube, Twitch, Instagram, X, Facebook e TikTok. E ci vediamo sempre su Wikos con altri contenuti.